Hare Krishna amici, benvenuti a Vrindavan, la città di Lord Krishna. Chi è Lord Krishna? Cerchiamo di capirlo in maniera semplice. L'induismo venera la Trimurti, tre dei principali. Uno è Brahma, il creatore, Vishnu, il mantenitore, e Shiva, il distruttore. Vishnu è uno degli dei più pregati e venerati in tutta l'India. Krishna è l'ottavo avatar del dio Vishnu. Avete presente il film Avatar? Gli dei induisti di tanto in tanto fanno una capatina sulla terra e per fare ciò hanno bisogno di un corpo di sembianze umane. Quindi Krishna è l'ottavo corpo scelto da Vishnu per andare sulla terra. Krishna viene rappresentato sempre come un pastorello di vacche con il flauto ed è spesso accompagnato da Radha. Radha e Krishna rappresentano per gli induisti l'amore puro, la forma più sublime e perfetta dell'amore. E questo amore perfetto, che simboleggia l'amore dell'uomo verso la divinità, viene celebrato con una grandissima festa, un grandissimo festival, che viene chiamato l'Holi Fest, ovvero la festa dei colori. Questo festival si celebrerà proprio in questi giorni a Vrindavan e andremo a vedere di che cosa si tratta. Eccoci come sempre assaltati dagli indiani a fare selfie. Soprattutto lei che è bionda. E purtroppo si passano le giornate anche così. Ecco qua, sarà assaltata. Fanatismo a pallettoni. Sei coloratissimo. Siete coloratissimi. Siamo coloratissimi. Continuiamo a fare centinaia di selfie a ogni metro. La situazione ci sta sfuggendo di mano, ragazzi.
L'usanza di dipingersi il volto con polveri colorate si narra derivi dalla leggenda secondo cui il dio Krishna, quando era bambino, fosse geloso della carnagione chiara di Radha rispetto alla sua che era molto scura. Così si lamentò di questo con sua madre, la quale gli consigliò di mettere del colore sul viso di Radha e vedere come sarebbe cambiata la sua carnagione. Il giovane e dispettoso Krishna prese sul serio le parole della madre e così colorò il volto di Radha. Allora, stiamo facendo praticamente una specie di processione, un rito per Krishna, 4 giri del tempio. Comunque veramente, cioè, una sorpresa ad ogni angolo praticamente l'India. Quando sembri capire bene o male come vadano le cose, viene completamente spiazzato e sorpreso. In alcuni momenti di sconforto ci siamo ritrovati attornati per fare miliardi di selfie, poi trovi qualcuno che ti tira fuori dal caos dentro un tempio e veramente bellissimo. Puoi vivere momenti molto spirituali. Room of Jeev Goswami, who is Rup Goswami. This is a bhajan kutir of Rup Goswami, who is a very great devotee of Lord Krishna, and this is a samadhi. This is a samadhi place of Rup Goswami. Il giorno di vigilia dell'Holi Fest è chiamato Holika Dahan. In questa notte vengono accesi grossi falò per bruciare gli spiriti maligni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Buongiorno India, siamo a Vrindavan ed è la giornata principale dell'Holi. Ci aspetta il delirio più totale. Musica, colori, persone, una folla immensa, selfie a non finire, già lo sappiamo, ma siamo pronti a buttarci dentro la mischia. Ci vediamo dopo. Holi da Vrindavan. Allora, riflessioni, siamo usciti praticamente 20 minuti, siamo durati perché la situazione è veramente quasi insostenibile. Praticamente prendendo tuk-tuk per andare al tempio principale abbiamo trovato degli squadroni proprio della morte che buttavano acqua di ogni tipo e polveri con una violenza inaudita, acqua anche di fogna, sporca, orribile veramente. Quindi siamo dovuti rientrare. È veramente complicatissimo uscire qua e muoversi, perché soprattutto per gli occidentali, perché veramente tra di loro magari si rispettano, ma l'acqua con tutti quei colori diventa fanghiglia quasi ed è insopportabile.
Siamo a Govardhan, Kusum Sarovar. Siamo venuti a rifugiarci dall'Oli per avere un po' di pace e tranquillità in questo lago fantastico che si affaccia sul tempio. A soli 30 minuti da Vrindavan e da Mathura. Veramente un posto interessante sia per il tramonto che per godere della sera con le luci del tempio che si riflettono sull'acqua. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Happy Holi! Happy Holi. Siamo dentro un tempio vicino a Vrindavan. Certe volte non si capisce veramente. È una bagnorata. Cioè se è un luogo di culto oppure un Luna Park, qualcosa pieno di luci. Incredibile. Un catasto di spazzatura, scimmie dentro il tempio. In questa zona tutti i templi sono dedicati a Lord Krishna e Radha, la storia d'amore su cui si basa tutto l'Holi Fest. L'amore puro, secondo gli indiani, di questa regione soprattutto. L'amore puro senza la parte carnale, solo l'amore platonico, quello adolescenziale, quello bambinesco, fanciullesco. Music? Singers. For Holi Fest? For Holi? For Holi? No. Not for Holi. Gopal. Abbiamo trascorso una piacevolissima serata qui a Govardhan, in provincia di Mathura. È stata una serata piacevolissima, infatti quelle persone, come spesso accade nei viaggi, lontano dai posti turistici, le persone sono sempre più gentili, più orgogliose, più accoglienti. E quindi in un'India così caotica in cui deve stare sempre la soglia dell'attenzione deve essere massima, perché per la confusione, per i tentativi di fregarti in qualche modo. Qui invece puoi completamente rilassarti e goderti il contatto con le persone. Siamo a Vrindavan, al Ghat, Gashi Ghat. Qui veramente la povertà è ancora più incredibile, perché c'è proprio una fogna a cielo aperto, discarico ovunque. Bella dura, no? Renu Rena Rena
ci perdiamo tra i vicoli stretti di Vrindavan, fino a giungere in un cortile molto colorato che attira subito la nostra attenzione, dove veniamo accolti come in una grande famiglia. Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na E Violi? da-da-dim, da-da-da-dim, da-da-da. Da-da-dim, da-da-da-dim, da-da. Da-da-da-di-ya-da-di-ya-da, da-da-da. Da-da-dim, da-da-da-dim, da-da-da. Da-da-da-di-ya-da-di-ya-da, da-da-da-da-dim, da-da-da. Da-da-da-di-ya-da-da. Stiamo visitando il centro di Vrindavan con un ragazzo qui del luogo che abbiamo incontrato ieri all'Holi Fest. Very good. I residui dell'Holi, della guerra di ieri. Ovunque, onore. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Ram. You can explain a little bit about Yeah, this temple? basically this Radha Raman temple. So it's like 500 years old temple. Here is a very small statue of Lord Krishna, and it's very famous. And the smile of this Radha Raman God is so good. Yeah. Stanno per aprire qui il cielo per farci vedere questa statua di Krishna che cambia volto.
visto questa funzione, questo Hare Krishna con la visione di questa statua che a seconda da dove la guardi dovrebbe cambiare espressione del viso. Secondo se il Dio è più o meno felice, cambia Quindi espressione. durante la funzione diciamo che effettivamente da alcune foto che abbiamo fatto, anche se nella calca non è semplicissimo, sembrerebbe che cambia espressione. Vabbè, non vogliamo dare nessun giudizio su questa cosa, ognuno pensi quello che vuole. Il mantra dell'Hare Krishna, ripetere sempre queste parole, veramente rilassa moltissimo e sembra terapeutico, soprattutto in India, per il traffico che c'è fuori nella strada. Il ragazzo con cui siamo ci ha spiegato che quella grossa cupola lì è una grande cucina in cui praticamente preparano i pasti per tutte le persone povere di Vrindavan, perché qui nessuno deve morire di fame. Quindi c'è tantissima povertà, veramente, tantissima. Però a quanto pare un pasto assicurato ce l'hanno tutti. Ci godiamo un bel chai nelle rive del fiume magico. Nelle rive del fiume Yamuna, fiume sacro di Vrindavan. Abbiamo già incrociato, diciamo, ad Agra. Era un po' più secchetto, vero? Sporchetto, un po' più sporchetto. Questa è la zona pulita del fiume Yamuna, dove l'acqua infatti è verde, mentre quelle di Agra era nera, come ci dice il nostro amico Goranga. Adesso andremo a fare un'immersione per verificare che sia veramente così. C'è le tartarughe. Come sempre dove c'è acqua c'è vita. In India particolarmente tutte le fonti d'acqua sono sempre sacre, come questo fiume a Vrindavan. Ci sono dei riti, dei templi. Arancio India. Le scalinate di accesso alle rive del fiume si chiamano Ghat. I Ghat si popolano di fedeli all'imbrunire e nelle prime ore del giorno per celebrare il rito della puja, durante la quale si ringrazia la divinità attraverso una cerimonia con offerte floreali e candele.
giorno effettuato il check-out a Vrindavan. Aspettiamo adesso un driver per andare a Jaipur. Entreremo finalmente in Rajasthan. Sono stati 3 giorni molto intensi, soprattutto tra i vari festeggiamenti dell'Holi. È stato molto interessante visitare la città insieme a una persona del posto, del luogo, un ragazzo che abbiamo conosciuto durante la festa dell'Holi. Questo ci ha aperto veramente nuove possibilità e nuove visioni sulla città, soprattutto avere una spiegazione di quello che si vede, che spesso sembra quasi incomprensibile per noi occidentali. Tutti i vari riti così complicati andrebbero contestualizzati se c'è la possibilità di farlo. Oppure queste relazioni fra Krishna e Radha, che è poi alla base di tutto l'Holi Fest, questo amore puro, adolescenziale, cose molto interessanti. Abbiamo parlato anche di caste, perché questo ragazzo apparteneva alla casta più alta, quella dei Brahmini, e ci ha parlato un po' del sistema delle caste, che speriamo di poter approfondire, magari vedremo con un video che ho girato con lui. Va bene, ci vediamo a Jaipur, ciao! L'ho fatto oggi. No, si rompe. Oh wow! Thank you. Wow, thank you. Faccio tipo la mancia. Tips? Tips? No? No? Thank you. Così. Hello! Hello! Radhe Radhe! Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!